In questo video otterrete un quadro di negoziazione completo, tutto ciò di cui avrete bisogno per tutte le vostre trattative. Immagino che se siete qui avete già visto molti video su un argomento simile. In molti di essi il contenuto è giusto, ma a volte sono semplicemente troppo accademici. Se siete d'accordo con me, allora siete nel posto giusto. Benvenuti in Cobblestone Negotiations, un canale in cui discutiamo le trattative in un linguaggio semplice e chiaro. Ma prima di iniziare con la guida passo a passo del processo negoziale stesso, vi fornirò una panoramica generale di ciò che potete aspettarvi da noi su questo canale andando avanti, cioè come vediamo le trattative. Per noi la negoziazione è un gioco a lungo termine. Quindi consigli su come avere successo in pochi semplici passi, quel consiglio non ascolterete da noi. Per questo avete sicuramente altri canali. Quindi il nostro quadro negoziale è composto da 16 principi, che sono ulteriormente suddivisi in 4 fasi. La prima fase è la preparazione. La seconda fase è l'inizio della trattativa. Dopo, la terza fase è il corpo principale dove viene eseguita la maggior parte del prendere e dare. E l'ultima fase è la fase di chiusura. Oltre a questi 16 principi, il nostro quadro di negoziazione è costituito dalle 4 verità universali, e quelle sono qualcosa che non richiedono la vostra azione come fanno i principi, ma dovete esserne consapevoli tutto il tempo se volete avere successo. Ma ciò che ci distingue, ciò che facciamo diversamente in questo canale è che prenderemo situazioni di vita reale, diciamo le controversie tra stati o tra territori diversi o tra aziende, e analizzeremo queste situazioni attraverso le lenti dei nostri principi. Come ho già detto, abbiamo diviso i nostri principi in 4 fasi. La prima fase è la preparazione per le trattative. Anche se devo dire che tutti i nostri principi sono rilevanti per ciascuna delle fasi, ma sono i più rilevanti per la fase dedicata. Quindi la nostra prima fase consiste di 3 principi, e il nostro primo principio è: assicuratevi di conoscere il vostro esatto BETNA. E per alcuni di voi che non hanno riconosciuto la parola stessa, BETNA rappresenta il migliore alternativa ad un accordo negoziato. Ma qui stiamo parlando dell'esatta BETNA, il che significa che dovreste conoscere l'esatta alternativa a cui potete rivolgervi se i negoziati falliscono. Quindi alternativa esatta, non la somma di tutte le possibili alternative disponibili, ma quella esatta a cui potete davvero rivolgervi immediatamente se qualcosa va storto. Il secondo principio è: conoscete i veri decisori. E questo principio vi aiuterà in almeno 2 modi. In primo luogo vi impedirà di perdere tempo, e in secondo luogo vi impedirà di negoziare con voi stessi. E vi darò solo un rapido esempio di questo. Se state negoziando con una controparte e dalla vostra parte avete tutto il potere, tutta l'autorità per raggiungere l'accordo finale, e ritenete che l'altra parte abbia la stessa autorità, e quando raggiungerete l'accordo che ritenete sia quello definitivo, l'altra parte dirà semplicemente: questo accordo è buono, è bello, ma ho ancora bisogno del via libera dal mio capo. E cosa accadrà prossimo? Tornerà da voi e vi chiederà altre concessioni. Con il nostro terzo principio concludiamo la fase di preparazione, e il principio stesso è: non concedervi mai un'autorità illimitata. E questo forse può suonare un po' contraddittorio al precedente, ma ancora una volta dipende da che parte del tavolo vi trovate. Ad ogni modo, questo principio vi aiuterà a non affrettarvi a prendere decisioni importanti sul posto. Ora, quando siamo preparati e fiduciosi, possiamo finalmente incontrare le nostre controparti.
E il primo principio dei 3 nella fase di inizio della trattativa è: iniziate sempre in tono amichevole. E questo è importante perché se iniziate in tono amichevole e la discussione tra voi e la vostra controparte diventa più competitivo, potete facilmente passare a un tono più competitivo anche voi e rimarreste comunque naturale. Ma se iniziate in modo aggressivo o come un teppista e poi magari come parte della vostra strategia di negoziazione diventate un ragazzo amichevole, allora probabilmente perderete la vostra credibilità. Anche se avete iniziato in modo amichevole, in ogni momento dovete sapere perché siete esattamente qui. E questo principio vi ricorderà di questo. Scoprite gli interessi sottostanti invece di litigare per le posizioni. Ed è facile nel momento tenso entrare in guerre di contrattazione molto dure con la vostra controparte, quando allo stesso tempo vostri e gli interessi della vostra controparte forse non sono così lontani. L'ultimo principio della seconda fase è uno dei miei preferiti e dice: tienici ma non così tanto, o forse preoccupatevi ma non così tanto. E questa frase l'abbiamo vista per la prima volta in questo contesto in Puoi negoziare qualsiasi cosa di Herb Cohen, ma probabilmente avete sentito parlare di questo principio in questa forma o qualcosa di simile, come controlla le tue emozioni o non essere mai bisognoso di un accordo, che è un messaggio molto potente. O forse avete sentito il classico: sii sempre pronto a lasciare la tavola. Ma se davvero siete rimasti al tavolo, allora state entrando nella terza fase della trattativa, una fase in cui la teoria diventa pratica. E il nostro primo principio in questa fase è: resistete a essere i ragazzi più intelligenti della stanza. So che può suonare un po' strano perché anche dalla nostra infanzia ci è stato insegnato di essere il ragazzo che sa tutto per rispondere a tutte le domande, per conoscere tutte le risposte, ma in fondo vi stiamo dicendo: parlate di meno e ascoltate di più. E mentre state in silenzio, questo è il momento migliore per il nostro ottavo principio, ed è: fate vostra controparte investire nella vostra relazione. E quando diciamo investimento intendiamo in termini di tempo ed energia, denaro e emozioni. Anche se volete fare un ultimatum, cosa che raramente consigliamo, se volete che quell'ultimatum rimanga, dovete prima fare in modo che il vostro avversario investa nella vostra relazione. Come probabilmente avete notato finora, questa terza fase è incentrata sul parlare meno e ascoltare di più. E il principio successivo va nella stessa direzione. Imparate a non rompere il silenzio. Questo significa quando state negoziando con qualcuno e quando dite le vostre condizioni, fermatevi. Non spiegatevi, non elaborate ulteriormente. Non cercate di aiutare la vostra controparte in alcun modo. Non state qui per quello. Anche se nella negoziazione l'ascolto vale d'oro, ma a un certo punto è necessario dire qualcosa. E in questo momento negoziate sempre più questioni contemporaneamente. E anche quando state negoziando apparentemente una e unica cosa, anche in quel momento potete separare questa cosa in diversi pezzi più piccoli, così potete scambiare problemi e alla fine ottenere il più importante per voi. L'ultimo principio della terza fase e il nostro 11°, è radicato nella psicologia umana e dice così: fategli lavorare per le vostre concessioni. Quando avete a che fare con un avversario tosto, con una persona davvero dura da affrontare, è facile credere che se cedete e fate una concessione da parte vostra, la vostra controparte vedrà questa concessione come un favore da parte vostra e nella prossima situazione simile ricambierà questo favore. Ma di solito non va così.
Di solito, se cedete una volta, questo costituirà un precedente per tutte le vostre relazioni future e nella prossima situazione simile si aspetterà di più da voi. Ora siamo giunti alla fase finale della trattativa e abbiamo già passato molto tempo con il nostro avversario ed è facile credere erroneamente che il nostro avversario sia in realtà un nostro amico, anche se di solito il nostro avversario non è il nostro amico. Lui è qui solo per raggiungere i suoi obiettivi come noi siamo qui per raggiungere i nostri. E il miglior risultato nella negoziazione è se possiamo aiutarci a vicenda in questo sforzo. Quindi, se il vostro avversario per qualsiasi motivo crede che voi abbiate un certo potere, non dovreste mai disinnescare questo suo sentimento, trasformandovi in una tigre di carta, che è il nostro 12° principio. Quindi, non trasformarvi mai in un tigre di carta. Invece dovreste sempre giocare su quella carta di potere. Molto spesso è molto chiaro che dall'altra parte del tavolo non c'è il nostro amico. In questa situazione molto spesso l'altra parte è più potente e il miglior consiglio che possiamo darvi in questa situazione è: insistete su standard oggettivi. Ovviamente questo è molto più facile a dirsi che a farsi, ma lo strumento migliore che potete usare in questa situazione è di insistere su standard oggettivi. Il nostro 14° principio è un altro radicato nella psicologia umana, poiché vi stiamo dicendo che le persone sono più motivate ad andare oltre le aspettative quando c'è il rischio di una perdita invece di un potenziale guadagno di pari entità. Pertanto, mostrate loro cosa potrebbero perdere invece di cosa potrebbero guadagnare. Una delle migliori abilità che voi come negoziatori potete avere nel vostro arsenale è la capacità di non essere d'accordo con la vostra controparte senza essere sgradevole. E questo può darvi molte opzioni. Soprattutto costringerà il vostro avversario a pensare per voi, per inventare una soluzione per il vostro problema comune. E anzitutto costringerà il vostro avversario a negoziare con se stesso. Vi farò un esempio da non dividere mai la differenza di Chris Voss. Se siete in una trattativa e vi trovate di fronte a una proposta che semplicemente non potete accettare, invece di dire semplicemente di no, avete altre opzioni. Potete dire ad esempio: come dovrei farlo? Ma fate attenzione al tono. Non sto attaccando il mio avversario. Non sto dicendo come dovrei farlo. No, vi chiedo davvero aiuto. Vi chiedo come dovrei farlo. Prima di introdurre il nostro ultimo principio, se questo video vi è piaciuto fino ad ora, mettete mi piace e considerate di iscrivervi a questo canale in modo che possiamo continuare con il nostro lavoro. Detto questo, il nostro ultimo principio, il nostro 16° principio, è il più importante se volete che il vostro accordo negoziato venga effettivamente attuato. Comunque il principio è: concedete sempre al vostro avversario la possibilità di salvarsi la faccia, cioè non costringete mai il vostro avversario a scegliere tra fare la cosa giusta e salvargli la faccia. Siamo convinti che non vi piacereste la sua scelta. Oltre ai nostri 16 principi di negoziazione, parte del nostro quadro di negoziazione ci sono anche 4 verità di negoziazione universali, o assiomi, o come volete chiamarli. E come ho detto, non sono qui per chiamarvi all'azione, invece sono qui per semplificarvi la vita da negoziatore. E sono: tutto il potere si basa sulla percezione, quasi tutto è negoziabile, le scadenze di solito non sono vincolanti
e no è solo una posizione contrattuale di apertura. Grazie per aver guardato. Se vi piace questo video iscrivetevi al canale e commentate qui sotto in modo che possiamo scambiare le nostre idee e discutere diverse strategie di negoziazione. Ci vediamo al prossimo video.